Ciao ragazzi, nuova puntata di Death Stranding. Siamo fuori orario del classico orario in cui facciamo le live alla sera, ma c'è un motivo, ve lo spiego subito e brevemente. Avevo un'ora, un'ora e mezza di tempo da dedicarmi libero nella pausa pranzo oggi, casualmente, e quindi, come dico sempre, joystick alla mano, basta chiacchiere e iniziamo una nuova puntata in live. Allora, perché, oltre ad avere tempo, chiaramente, come ho spiegato, mi sono messo qua a giocare a quest'ora? Perché? E poi faremo uno speciale dove spiegherò un po' tutte queste cose. C'è un motivo particolare. Allora, il gioco è veramente vasto. Chi guarda le puntate, e arrivo al punto, guardate nel canale, abbiamo fatto una playlist dedicata a Death Stranding, quindi agli appassionati del gioco, chi ha bisogno di soluzioni, idee, di capire come andare avanti, guardate, c'è una playlist Death Stranding sul canale con tutte le puntate dalla 1 alla 22, questa è la 22esima, dove vedete come siamo andati avanti nel gioco. Ma arriviamo al punto, perché stiamo facendo questa puntata? Perché nel gioco, adesso vi faccio vedere, io cosa faccio? Come tutti gli altri giocatori dobbiamo continuare spesso a salire, scendere, nord, sud, avanti, indietro e arriviamo al punto, il motivo che vedete nel titolo di questa puntata. Allora, ecco qua, che vi spiego subito. Vedete l'utilità essenziale per chi... Allora, due tipi di giocatori, non stiamo qua a girarci attorno. C'è chi gioca 2 o 3 ore, si stufa, gioco del fattorino, basta, tutto uguale, e chi invece vuole andare avanti nella storia, perché è una storia bellissima Death Stranding, è un capolavoro di Kojima, per chi l'ha giocato e finito, lo ripeto, l'ho già detto nelle altre puntate, io l'ho finito 2 anni e mezzo fa al 100% su PS4 Pro. Adesso ho comprato la Director Cut, che è questa versione qui, che ha delle funzionalità in più, delle aggiunte, e
stiamo giocando su PS5. Ma arriviamo al punto, le strade che vedete qui o dall'altra parte che abbiamo costruito, vedete lì in fondo, allora sono veramente utili perché noi adesso siamo a sud, vi faccio vedere, guardate, allora vedete, siamo al centro, scusate, al centro logistico, vedete, c'è la strada, questa qua gialla, guardate qua, che pezzo fa, vedete, va su, va su, va su, e arriva fino a nord di Lake Knox City. Altre parti dove si va spesso, guardate giù, c'è il cosplayer, il laboratorio di Mama, che proseguendo nella storia ci dovete andare, e idem a sud. Altra puntata delicata, guardate nel canale c'è la puntata con la guida delicata come risolvere il problema della bomba nucleare, ma sali scendi, sali scendi, se andate a piedi come fosse una realtà che usciamo e andiamo a piedi, ragazzi, a piedi se fate 5 km quanto tempo ci mettete e quanto tempo ci vuole in macchina, in camion o in moto? Pochissimo. E nel gioco giustamente se guardate che bello anche in 3D, se giocate e vi spostate e avete costruito le strade, tra l'altro Kojima, altro inciso, cosa che voglio spiegare, ha fatto questo sistema di multiplayer nuovo che non vedete i giocatori uno contro l'altro, ma se io costruisco la strada e voi giocate online trovate le mie strade. Io sono su PS5 Andretti, che avevo registrato un vecchio account che avevo e lo sto usando ancora oggi, non ho cambiato il nome, tanto non è importante, e potete aggiungermi anche come amico. Le strade che costruisco io fra mezz'ora giocate le potete utilizzare anche voi, e io stesso ho fatto con le altre. Quando ho giocato 2 anni e mezzo fa con PS4 Pro, ne ho costruite quasi tutte io, perché comunque ero uno dei primi a giocare. Oggi ci sono tanti utenti, quindi cosa è successo? Io ho usufruito di tutti questi pezzi di strade, ma io con Tecno e il Depo abbiamo costruito dei pezzi di strada in più, tipo questi qua che vedete qua, per arrivare al centro logistico, che non c'erano. Vi assicuro che lì dovevate scendere, c'era da attraversare il fiume. Da questa parte qua, giusto per darvi un'idea, c'è pieno di massi, vedete tutti questi massi qua per terra, adesso vi faccio vedere, guardate qui. Allora, vedete tutti questi massi qui? Se dovete passare di qui con la moto, guardate, cioè è veramente un casino. Con la strada, in un attimo, guardate, schiaccio, c'è anche il turbo se veramente L3 sul joystick, guardate come andate, è uno spettacolo, avete visto? Quindi spero di aver spiegato un attimino quello che servono le strade e le teleferiche, la stessa cosa per salire sulle montagne. In un attimo ci attacchiamo e saliamo con la funivia, che usiamo in montagna quando andate a sciare o andate a fare le gite estive. E quindi questa puntata, ragazzi, non facciamo delle missioni, ma esclusivamente vado a prendere i pezzi anche sui pesanti per fare il resto. Quindi facciamo subito un bel lavoro. Vediamo di mettere la moto qua, vediamo se, adesso che vi ho spiegato lo scopo della puntata, andiamo qua, entro nel mio terminale, prima cosa vado in garage e vabbè, ve lo potrei anche aspettare, potevo prendere il camion. Comunque facciamo ottieni materiali. Allora, ci vogliono per costruire strade teleferiche 3 cose: cristalli chirali, ne trovate in giro, se siete arrivati qui spero che sappiate, se no chiedetemi nei commenti, vi spiego come fare. Tra l'altro se avete domande, richieste o altro, chiedetemi nei commenti, sono disponibile, rispondiamo a tutti, ragazzi. E cosa importante che vi ho ancora detto, vi dico sempre, registratevi per favore al canale, è l'unica cosa che vi chiedo, vi faccio le guide, vi aiuto, siamo qua disponibili, ci divertiamo tutti assieme, registratevi al canale. E se vi piacciono le puntate potete condividerle sui vostri profili, su Facebook, su WhatsApp con i vostri amici. Fate quello che volete alle nostre puntate, siete liberi, e venite a scrivere i commenti o partecipate in chat. Ma basta chiacchiere, andiamo avanti. Allora, metalli, quindi servono cristalli chirali, i metalli, che qui ne ho 200, li piglio, e poi la ceramica che non ce n'è, va bene, non ce n'è, ok. Però intanto mi piglio i metalli, ok. Carico sulla schiena, ok. E poi direi che vado anche nel mio armadietto privato, che avevamo messo lì delle cose, metalli 200, esatto. No, scusa, armadietto privato vuoto?
Mannaggia, sapete perché? Abbiamo usato l'ombrello per gli spostamenti temporali. Se avete bisogno di sapere come spostarsi da una parte all'altra della mappa, velocemente chiedete. Comunque fa niente. Iniziamo da qua. Allora, visto che tanto non ho tanta roba, ripiglio la mia moto e facciamo un bel lavoretto. Via. Andiamo subito a vedere cosa serve qui a sto punto. Adesso tante chiacchiere, ma sono servite per spiegarvi qual è lo scopo di questa live. Aiutare le persone che vogliono giocare, quindi troverete le strade che adesso costruiamo in questa puntata in live disponibili per tutti i giocatori in tutto il mondo, perché se giocate online ve le trovate disponibili. No, guardate che comodità, volete finire fuori in mezzo ai massi o andare sull'asfalto? Adesso vedrete cosa facciamo, se non l'avete ancora fatto. Allora, questi qui sono stampanti, vedete? Allora, ci sono 3 numeri, spieghiamo bene. 3 numeri ci sono, li vedete lì? 3 numeri. Il primo numero è per i cristalli chirali, che sono le piantine gialle che troviamo per terra, che raccogliamo quando siamo in giro. Guardatemi a me, cosa faccio? Raccolgo mentre sono in giro. Poi ci sono i metalli, qui vedete 2100, ne servivano 2080, 910 cristalli li ho già messi dentro, nella puntata di ieri sera è già piena. Poi si chiede 2080 metalli, noi ne abbiamo già messi 200, quindi siamo a posto. E poi chiede la ceramica, che invece ne serve ancora tanta, vedete? 3120 meno 1800, 1800 per 2 fa 3600, quindi servono ancora 200 più, vediamo subito, devo stare qua a far conti, al 1140 meno 1840, 1300, quindi 1300 servono qua di ceramica. Allora, visto che ho un bel po' di roba giù sulla schiena, cosa faccio? Certo, proprio per farvi vedere come si gestisce il gioco a questa live, è una guida live. Quindi, cosa faccio? Vado avanti, tanto questa la costruisco e poi me la troverò. Proseguo, vado alla prossima stampante che tanto è qua avanti e iniziamo a buttare dentro un po' di roba, visto che abbiamo i metalli. Eccola lì, vedete? Guardiamo per andare di là con la nostra bella motina. Attraversiamo, qui l'acqua non è alta e ci fermiamo qua. Ok, a questo punto vedete cosa faccio. Allora, vedete qui come vi ho spiegato, servivano 1575 di cristalli, i metalli sono 1500 già forniti e 2004 è la cifra richiesta, e sotto c'è la ceramica. Visto che già li abbiamo dietro, cosa faccio? Vado dentro, ricostruisci strade, metalli glieli metto tutti. I cristalli chirali io ne ho un bel po', vedete, ne ho 3800 perché li raccolgo sempre, ragazzi, quindi li butto dentro tutti e poi confermo. Chiaramente adesso cosa fa? Ci scala, lui li inserisce, ci scala le quantità, ma non costruiamo adesso. Guardate cosa succede, vedete che sono cambiati i valori. Il primo, che erano i cristalli, adesso sono precisi 1575. I metalli li abbiamo alzati e poi adesso la ceramica chiaramente non ce l'avevamo e quindi ci dobbiamo accontentare. Ma cosa faccio adesso? Quindi ritorno sulla mia bella moto, vado avanti, torno indietro e vado di là, se riesco a non ammazzarmi, e vado in un'altra base a prendermi i pezzi. Quindi, visto che la strada ce l'ho, andrò su. In più, già che ci sono in questa guida live, vediamo di fare anche la parte sotto, visto che c'è una base di sotto che possiamo sfruttare, quella del cosplayer, che fino adesso abbiamo preso sotto gamba nelle nostre puntate, perché noi giochiamo, ci divertiamo, ridiamo, è la cosa più importante, giocare e divertirsi. E a volte, in questo caso, abbiamo lasciato indietro una missione secondaria che non è importante, però per chi vuole giocare tanto questo gioco e arrivare in fondo, io ve la consiglio. Quindi andiamo a vedere un attimino se è qua, che dovrebbe esserci. Frena, dai, ma dove va con la moto? Mamma mia, sta moto qua è veramente poco guidabile. Scendiamo, la nostra passeggera lì per terra si arrangia, non è che possiamo dare retta a tutti, Allora, vediamo un po' se c'è sto benedetto cosplayer. Eccolo qua! Allora, questa missione non è in programma, comunque la prendiamo e ce la facciamo, perché
Perché allora consegna dei kit di cucito, benissimo, è una cazzata, ma dov'è il vantaggio di sta cosa? Mo' ve la spiego. Vi sto insegnando nella guida un po' qual è lo stile di gioco che dovete tenere. Fermo, perché andiamo dal cosplayer. Allora mi tengo la mia moto che mi va benissimo, porto sulla schiena, va bene, guardate. Allora, salto, tanto stiamo qua, il gioco sicuramente spero lo conoscete. Se avete domande ragazzi chiedete sempre, e l'ho già detto, iscrivetevi al canale, per noi è importante, quindi grazie a chi lo fa e condividetelo su WhatsApp o Facebook con i vostri amici. No, ma perché ho preso sotto questa? Porca miseria. Mannaggia, ho fatto una cavolata, ragazzi. Vedete gli sbagli? Ho sbagliato. Allora, salta tutta sta balla qua, niente. Vabbè, è lì ferma, ok. Allora, consegna il titolo cucito, meno male che me l'ha salvato, quindi non ho perso niente. Oh, bene, 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 si è andata bene. Non investiamola perché lì è il proseguimento della storia, questa qua ferma. E mamma, dopo ve lo spiegherò. Allora, consegna 2 casse di kit di cucito, che pare una cazzata, voi direte, perché stai facendo sta roba? Adesso ve lo spiego subito. Allora, vi stavo spiegando, le strade, vedete che belle? Sto salendo, sto scendendo, in un attimo mi sposto, pensate a farlo a piedi o con la moto di mezzo, ci vuole un quarto d'ora o 20 minuti a piedi. Invece guardate qui, tac, in un attimo siamo di là. Allora, adesso cosa faccio? Vado a fare sta consegna del cavolo, perché? Perché ogni volta che noi colleghiamo una base in più alle UK, che sono gli Stati Uniti d'America dopo questa situazione post-apocalittica, vediamo un po' dove siamo nella piantina, il collezionista nel cosplayer più avanti, si collega alla mappa, si amplia la mappa e abbiamo più cose da vedere. Quindi, il discorso qual è? Vado al cosplayer, anche se pare una stupidata, vediamo dove siamo già arrivati. No, è qua in fondo, quindi vado avanti ancora un po', perché mi attivo questa base, e attivandomi questa base qui, che dovrebbe essere qua sopra, scusate sto controllando perché non voglio tribulare, no, c'è ancora un pezzetto, quindi la prossima salita, guardate cosa sto cercando, vedete cosa vuol dire conoscere il gioco, di salire da qualche parte. Qua è molto brutto, qua ci dovrebbe essere un passaggio, eccolo qua, dov'è il passaggio? È qua. Salendo di qui con un po' di attenzione, ci vuole al massimo, alzate un po' la moto, se girate a sinistra guardate, andiamo giù e poi qui troveremo addirittura un'altra stampante. Ma il discorso qual è? Che ogni base vi fornisce dei materiali, ecco perché stiamo andando qua. Quindi vedete, ecco, cioè, vedete che casino è passare di qui in mezzo ai sassi? Avete capito perché costruisco le strade? Che potete usare anche voi, ragazzi. Allora, il cosplayer è un po' più avanti, quindi giriamo a destra di qui, gira a destra, bravo, andiamo avanti. Ecco che siamo già passati, vedete le impronte, e dovrebbe essere di qua. No, non è di qua di sicuro, è ancora più avanti, quindi Andrea sveglia. Sono rimasto a secco. È rimasta secco, ecco, vedete che rottura di scatole, qui non posso fare niente, sembrerebbe che non posso fare niente. Là c'è un'altra moto delle nostre, ecco, quindi di là è l'entrata, abbiamo giocato ieri sera, anche lì abbiamo finito la corrente, perché tutti i mezzi sono elettrici, si caricano velocemente sotto le torri di ricarica. Qua, eccoli qua, questi sono i cristalli chirali, ragazzi, avete visto la piantina che raccolgo, quindi potete raccoglierli apposta, oppure semplicemente quando siete in giro andate, prendeteli, vedete, non c'è cosa più facile, siete in giro, raccogliamo i cristalli. Quindi ragazzi, se avete domande chiedete, mi raccomando. Ho finito con l'energia dell'esoscheletro che ci aiuta a correre veloci, fa niente, tanto siamo arrivati, vedete la base qui, e andiamo giù di qua, è qua sotto, eccola qua. Agile, entriamo, facciamo la nostra consegna.
sarà contenta della consegna. Mi aspettavo qualche graffio, ma a quanto pare mi sbagliavo di grosso. Bella ragazzina, noi sappiamo fare il nostro lavoro. Quindi abbiamo consegnato i nostri pezzi. Consegna effettuata. Perfetto. È una S, ci ha dato una stella e mezza. Perfetto. Possiamo ufficializzare? Ogni volta che il mio partner sente il tuo nome, si emoziona e mi racconta di quanto gli farebbe piacere conoscerti. Mi piacerebbe piacere conoscere te, magari un po' più, meno vestita. Dai, che è una battuta, ragazzi. Ridiamoci sopra. Quello che voglio dire è questo. Sarei disponibile a fare una prova, ma solo senza tutti quegli obblighi in più. Se fosse possibile. E in tal caso potresti farci tu l'onore? Allora, dai che si collega alla base, perfetto, una base in più, vedete. Quindi questa puntata è una sorta di guida per strade e teleferiche. Strade adesso pian piano vi sto facendo vedere come fare, adesso poi arriviamo con il teleferico. Quindi collegate anche il cosplayer, che è una missione secondaria stupida, avete visto? Ma collegando questa base si attivano nella mappa tutte le cose di questa zona. Avete visto, ho perso una moto lì perché non posso caricare, vedete, collegamento stabilito. Non sottovalutate queste cose, ragazzi. Se avete dubbi per come proseguire o altro, vedete che ci ha attivato tutte queste cose nella mappa. Chiedetemi, mandatemi un messaggio nei commenti di YouTube, registratevi su YouTube, anche qua lo spiego sempre, non facciamo i soliti italiani che siamo indietro. In America tutti si registrano. Su Facebook vi siete registrati, ragazzi? Sì. Cosa è servito? La mail è gratis, sì. YouTube è la stessa cosa, mettete la mail, è gratis per me e per voi. Qual è il vantaggio? Avete le notifiche, potete scrivere i commenti, fare domande, gratis, basta mettere la mail. Allora, l'area è connessa alla rete chirale, quindi vedete come ci spiega. Eccolo qua. Sam Bridges, benvenuto nella nostra casa. Quindi è molto utile registrarsi su YouTube e registrarsi sul nostro canale, che scrivi registrati, non solo sul nostro, ci sono solo 1000. Non è che ho pretese particolari, ci mancherebbe, registratevi dove volete, anche sul nostro. Beh, entrambe le cose. In realtà la lontra è della famiglia delle donnole, animali subdoli e insidiosi. Ma ora basta parlare di mio fratello. Infatti, basta parlare a tuo fratello, che non ce ne frega un tuo, ci mandi la tua amorosa in abito cosplayer sexy, altrimenti te con in testa qualcosa lì puoi anche tornare giù o scrivere sul computer che siamo a posto tutti. L'unica cosa che non sanno fare in acqua è affogare. Perché sono nuotatrici provette, l'hai capita? Ok. Wow, non hai un gran senso dell'umorismo. Vabbè ragazzi, a noi ci interessava attaccare la base. Ti sarà d'aiuto. Ti garantisco che ti porterà molto lontano. Lontrano. Lontano. Questa era buona, no? Oh dai, tu sei l'unico pubblico che ho avuto in 12 anni. E allora potresti aspettare entre le 12, visto che vuoi andare lontano. Che regalo, mamma mia ragazzi, siamo a posto. Metti via che è meglio, va. Sam Porter, salutiamo, vuole esprimere la sua gratitudine, ti ha regalato un cappuccio, siamo a posto. E comunque quel cappuccio è stato fatto a mano dalla mia partner di cosplay. Ecco, allora, visto che è fatto a mano della tua partner, poteva venire in mutandine reggiseno che avrebbero apprezzato di sicuro tutti a consegnarcelo. Oggi ce l'abbiamo con mutandine reggiseno. Beh, ci sta ogni tanto, vedete un po', è troppo sexy. Dico bene. Niente? Dai, scherziamo per sdrammatizzare, ragazzi, ci mancherebbe altro, un gioco, ci gioca per divertirsi. Sì, vai a fare Se amicizia. c'è la puntina del sexy in qualche parte del gioco è anche gradevole, sia per uomini che per donne, chiaro. Accedi al terminale delle consegne per ulteriori. Allora, vediamo il terminale delle consegne. Adesso, ottieni materiali, che è una delle cose che mi interessano. Aspettate un attimo però, fatemi vedere una cosa, io che nel carico ho la CCP, mi sembra di sì ma non sono sicuro, aspettate un attimo perché ieri abbiamo fatto 26 passaggi, non vorrei di non averla. La CCP, infatti non la vedo, eccola qui, ce n'è una,
Perfetto, benissimo. Allora, CCP ce l'abbiamo, quindi andiamo fuori poi a costruirci la torre di alimentazione, vi faccio vedere anche quella. A cosa serve, per caso chi non lo sa. Allora, andiamo qua, riattiviamo e andiamo a vedere l'ordine, già che ci siamo. Dai, ordini standard, allora non mi interessano. Esatto, sono tutti secondari, quindi prendiamo i materiali piuttosto. Metalli, quanti metalli? Allora mi devo contentare di qualcosa. Però no, aspettate, i metalli non li voglio. Ho cambiato idea. Come faccio a mettere a zero così? Prendiamo la ceramica che negli altri posti non c'è. Il metallo prendiamone di meno, dai, perché non posso portare tutto, La nostra schiena ha dei limiti, come nella realtà. Porto tutto sulla schiena, vedete. Buonanotte secchia, non è così facile. Guardate che fatica! Ma noi Amazon ci fa un baffo, ragazzi, siamo dei corrieri provetti. Quindi non prendiamo niente, ma usciamo di qui. Vedete, con grosse difficoltà. Andiamo su, mamma mia, ci ammazziamo subito. Molta attenzione, abbiamo del resto anche la tutto scarica qua. Quindi andiamo su. Un ben di Dio è arrivato, che allora mettiamocelo anche noi un bel cosino, va. Un bel cartello gli mettiamo, che di là si va a caricare. Vediamo un po' se c'è il cartello per la ricarica. Dado no, buon viaggio no, sì, prudente no. Vai, traguardo, un'amboscata, generatore, dai, andiamo su di qui. Andiamo su. Vedete, questi cartelli qui li hanno messi degli altri utenti, Vedete, questo si chiama MiH, persone che hanno deciso, ecco qua, che c'è già il palo, perfetto, vedete? Allora, intanto qua, vedete, mi carico la mia tuta, e però, porcaccia, miseriaccia, non ho la moto qua sopra. Oh, aspettate, qui c'è un cristallo, fermati. Ecco fatto. Quanti cristalli! Prendiamo ragazzi, intanto che siamo in giro a farci le strade, poi ci servono per costruire le strade. Allora, abbiamo una moto ferma qua, no, beh, questa magari un filo va. Andiamo giù in discesa, che se riesco a caricarla lì sotto è fatta. La batteria è quasi andata. Dai che la batteria è quasi andata. Ale ragazzi, avete visto cosa vuol dire? Detto, volevo costruire io questa parte qui che serve per caricare, ma comunque sia ho trovato una persona che l'ha già fatto, meno male, e vedete il bello del multiplayer online. Quindi a sto punto andiamo su. Allora, noi da che parte siamo arrivati? Da qua. Ok. Quindi questo è il passaggio. Vedete, allora fate gli stessi percorsi che fate all'andata e ritorno. Schiacciate il tasto dello scanner e vedete che vado giù e ripasso dalla strada. Qui c'è un saltino da fare. Andiamo a destra, dove abbiamo le nostre zone di costruzione. Partiamo dal primo punto, non inventiamoci di andare altrove perché sennò non ce la chiamiamo più. Guardate che abbiamo una moto bella carica, carico smarrito. Questo qui è il primo ponte.
scendo, vado qua. Allora vedete cosa faccio, vado nel menu struttura, tenendo schiacciato il tasto sul joystick, quello laterale in alto piccolino, vado qua, ceramiche e aggiungi materiali. Ok, ceramica, aggiungi materiali che servono, non basta perché purtroppo ce ne vuole tanta. Allora vedete che pian piano ci stiamo avvicinando, adesso ne mancano 1000, sono tanti, lo so, è un lavoro lungo, di pazienza, ma vi assicuro che paga. Mettiamo qua un nostro cartello, visto che questa strada l'ho costruita io, quindi ferma, e qui metto un bel cartello, uno da una parte e uno dall'altra, non si scappa. Allora, cartelli. Dai, checkpoint, che spiritoso. Qui ci mettiamo traguardo, dai. Che è carino, che ne dite? Dico sempre ragazzi, lasciate nei commenti, domande, quello che volete. Guardate qua, traguardo, checkpoint e dritto. Tutti i nostri, vedete col mio nome. Adesso risalgo su una moto e vado su in cima a vedere di prendere delle altre pezze. Accendo il turbo, la strada ricarica la moto mentre si va, vedete nella linea in mezzo. State in mezzo, vedete che le ruote si colorano. E andiamo su, ci vuole gran pazienza. Dico sempre, lo so, insisto, sono pesante, ma l'unica cosa che vi chiediamo, registratevi al canale ragazzi, mi raccomando, mettete un like, condividetelo con i vostri amici, invitate dei vostri amici in live a giocare, venite anche voi a giocare in live, se mettete la notifica venite avvisati quando facciamo live, potete venire a ridere e scherzare con noi. Adesso sarà nel weekend, visto che ci sono delle feste, riporteremo anche Stray sul canale, il gioco del gatto, che è molto bello, che c'è per PS4 e PS5. Questo gioco ve lo consiglio per un discorso che adesso lo trovate con lo sconto. Arriverà nei prossimi mesi Death Stranding 2, quindi se volete farvi le ossa con questo è un momento buono perché lo pagate poco. Nelle solite catene dei videogiochi online, nei soliti store, non faccio reclamo a nessuno perché nessuno mi paga. Sono solo un appassionato, sono qua gratuitamente come tutti gli altri. Allora mi metto bello comodo seduto perché qui richiede tempo. Siamo entrati nella zona dei muli, se avete sentito questo rumore, che sono qua sotto, siamo nella loro area. Vedete comunque sono passato dal centro della mappa al nord della mappa in quanto 2 minuti. A piedi ci vuole un quarto d'ora ragazzi. È impensabile se volete giocare a questo gioco non fare le strade. Telepasso, aiuto, 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 pam! Piccato in pieno, il blocco, per fortuna non succede niente. Allora, Lake Knox City ragazzi, andiamo giù a fare incette di materiali, dai.
Frena! Frena! Porca miseria di... una roba indegna quando non frena. Ottieni materiali. Allora, metalli ce ne sono 100, prendiamoli. E ceramica ce n'è 80. Ce ne sono 80, mannaggia. Vabbè, mi devo contentare. Ok, non è quello che volevo. Adesso ci rifermiamo ancora alla base di sotto. Vedete, nei giochi come sempre ci vuole pazienza, andare avanti, costanza. Questo è un open world enorme, però oggi lo trovate, come vi dicevo, veramente a poco, anche a metà prezzo. Su PS4 c'è il 70% di sconto, cioè potete giocare 50 ore di gioco minimo per completarlo, se non di più, e ne avete di roba per quello che costa, e vale veramente la pena. Consiglio che do sempre, visto che io sono collezionista di videogame, non comprate giochi nuovi, ragazzi, aspettate, prendete questi che non sono nuovi, sono già belli, bellissimi di grafica, tutto divertenti, e pagate 15-20 euro. Andare a comprare un gioco 70-80, il Need for Speed io l'ho visto, di Need for Speed ne ho tanti in collezione, non ho l'ultimo, secondo me, poi per carità ditemi cosa ne pensate voi, non mi sembra proprio il massimo. 70-80 euro sono tanti, con tutti i costi che abbiamo oggi, gli aumenti che ci sono, tutto il costo della vita, per mangiare, per la spesa, per far benzina, diesel, quello che avete, cioè comunque adesso arriveranno gli aumenti della corrente, cioè compriamo dei giochi a 15-20 euro, ci divertiamo per un mese a giocarci con 15-20 euro, non con 70-80, tanto poi i prezzi scendono sempre. Quindi se non potete comprare giochi che costano cari, accontentatevi un filino. Voi fate anche voi così, fatemi sapere nei commenti. Adesso poi vi faccio vedere anche come funzionano le telefere, che giochi ci sono. Adesso sono già costruite, non riesco a costruirvi tutto subito. No, ve li faccio vedere. Così vi faccio vedere come si usano. Vedi, questa qua a destra è una teleferica a momenti per farvela vedere man mano. Passi bene, eh? Queste qua a sinistra fatte a cerchio sono delle rampe di salto. Queste qui a sinistra le stiamo per caricare, quelle a destra vedete sono gli ombrelli per proteggersi dalla pioggia. E lì abbiamo una bella teleferica. Poi ve la faccio vedere come funziona, ragazzi. Questa invece è una catovolata che ho fatto io. Sono sceso dalla strada, adesso risalire ve lo racconto. Mannaggia, ecco qua. Ho sbagliato nel posto giusto, meno male. Allora, sono diventato ubriaco. Vedete quanti sassi ci sono, l'ho già detto, lo so. È una follia. Non basta quello che stiamo portando, lo so, però cosa dobbiamo fare? Se non ci impegniamo a fare queste cose, non ce la caveremo più. Ceramica, poca, porca miseria. È poca. Comunque,
Siamo arrivati a 2,240, dai, ne mancano 800, basterebbe una base funzionante. Allora, cerchiamoci una base attorno, visto che siamo qua apposta. Anzi, fermo un attimo che vi faccio vedere le teleferiche, dai. Promesso nella guida, quindi poi faremo una guida ancora più dettagliata da questa live, così vi spiego un po' di cose per chi è che vuole approfondire il gioco. Allora, andiamo a cercare una teleferica, scusate. Eccola qua. Allora, guardate bene. Allora, il discorso base qual è? Ferma! Allora, come vi ho spiegato, per chi vuole andare avanti nel gioco, chi vuole completarlo, chiaramente dovrete continuare ad andare su, giù, nord, sud, sali sulle montagne, scendi la neve, sparare, ammazza i boss, c'è di tutto andando avanti, ragazzi. Ma veniamo al punto pratico. Servono due cose se volete andare avanti, importanti, che adesso vi sto anche costruendo io con il mio utente e con il multiplayer nuovo di Kojima, le potrete utilizzare anche voi. Vedete lì che c'è Burial Sky, è un altro ragazzo che ha costruito un pezzo e ve lo fa usare. Io sono Andrea Tic su PlayStation 5, ha un vecchio account che avevo, portate pazienza per il nome, e cosa succede? Le cose che sto costruendo in questa puntata ve le trovate quando finisco e salvo anche voi disponibili. Allora, vi ho promesso due cose. Le strade vi sto facendo vedere cosa dovete fare, mettere dentro il materiale, poi quando ne completo una vi farò vedere il completamento e vi faccio un cut su una guida e poi vi faccio vedere le teleferiche. Allora, le teleferiche, come ci spostiamo veloci con la strada su e giù? Queste qua davanti, guardate qua, eccola qua. Questa qui è una teleferica, la vedete, che ha costruito Nick Runit, vedete? Saliamo col solito tasto qua laterale a destra piccolino che c'è sul nostro joystick, andiamogli sotto se no non funziona, anzi scusate, arrampicati, perché non sale? Ok, e poi tasto quadrato, usa la teleferica, ecco qua ragazzi, vedete? Allora, in questo caso lui l'ha costruita per andare di là, se vi ruotate vi fa vedere il filo blu. Tra l'altro, due cose, potete sfruttare teleferiche costruite da un altro, potete con la CCP2, che è la stampante che avete in tasca, ve la potete mettere sulla schiena, la portate in giro, potete costruire le torri, i piloni di ricarica della corrente per caricare le moto, i camion e le macchine. Potete costruire teleferiche, potete fare le rampe di salto, potete fare i magazzini, potete fare le piccole basi, non queste vostre private disseminate per riposarvi, fermarvi, scappare dalle città, di tutto. Le teleferiche per arrivare al punto pratico, o usate questa qua come sto facendo io di un altro utente, se no la costruite, mettete giù il CCP, tac, tirate fuori e costruite le periferiche. Potete da qua, vedete, con il filo blu, se io schiaccio, guardate, allora a sinistra dice all'altro estremo ho schiacciato la X, guardate che meraviglia, cioè pensate di farlo a piedi, guardate, utilissimo, no? Guardate quanta strada facciamo, attraversiamo le montagne e arriviamo dall'altra parte. Adesso vi spiego la seconda cosa. Questo ragazzo l'ha costruita per arrivare fin qui. Se io scendo e vado avanti 500 metri in moto, in macchina, a piedi, col camion, là in fondo, ne costruisco un'altra, basta che la girate leggermente il joystick, ve la aggancia. Quindi invece di avere solo due piloni, passiamo da un punto all'altro, aggiungo il terzo pilone e da qua io avrei potuto ancora schiacciare la X e andare avanti fino in fondo. Allora, secondo me il posto migliore in assoluto per costruire le teleferiche, che sono tipo delle funivie, seggiovie, teleferiche, chiamatele come volete, cos'è? Lui lo chiama teleferica, vedete in basso a sinistra, ok? In montagna, ragazzi, perché ci sono da fare le scalate, dobbiamo sedere col carico, magari con la moto e il camion non riusciamo a salire. Ci sono delle zone in montagna, se andate avanti nel gioco, con la neve, ci sono delle zone in montagna con le bufere, con la neve altissima che arrivate dentro fin qui.
Se avete la teleferica in montagna, come quando andate a sciare o andate in estate, come vado anch'io, sulle Dolomiti bellissime, sul canale trovate anche i viaggi, e cosa succede? Ci attacchiamo, in un attimo ci porta sulla montagna. Quindi vedete qual è il discorso. Guardate, io adesso mi giro, voglio andare di là, rischiaccio, tac, mi riporto indietro. Non volete pensare di farlo a piedi? Adesso qua siamo un piano, c'è qua il ponte, per carità, è comodo e utile, ma volete pensare di fare una cosa del genere a piedi o in montagna inserita col carico pieno? Mi attacco e salgo. Quindi ragazzi, adesso scendo, guardate, mi rimette giù, vedete? Quindi chi vuole proseguire nel gioco, vi do questa raccomandazione, ragazzi. Due cose importanti: le teleferiche per salire più che altro sulle montagne e scendere agevolmente. Se vedete la montagna là in alto, lì dietro c'è un'emissione. Se io vado a mettere teleferica lì sopra, in un attimo, tac, siete su. Che spettacolo! E se invece dovete andare a piedi, è molto più lunga. Vi farò poi anche una guida per costruire teleferiche, ok? Quindi vi farò adesso poi un taglio su questa live qui che sto usando per fare la mia parte e spiegarvi come si finisce la strada se non riusciamo adesso, e poi vi farò vedere in un'altra puntata come costruire la teleferica. Dirò di più, già che ci siamo, costruiamone una per sedere qua sopra, già che questa è una puntata di utilità. Allora, ci vogliono CCP, quindi allora vi spiego una cosa: ogni pezzo che costruite, ragazzi, ci vuole una CCP. Quindi se dovete fare una teleferica con due pezzi, cosa servono? Due CCP. Quindi uno ce l'abbiamo, ne prendo un'altra, andiamo nel terminale, guardate, vado qua così vi faccio vedere tutto. Quindi stiamo costruendo una teleferica da zero dove non c'è. Vado su fabbrica attrezzatura, vado su CCP Liv 2, che vuol dire livello 2, che sono le CCP più potenti. Ne prendo una e me la porto in spalla. Ricicliamo cosa? Dei metalli, dai. E poi basta? Me l'ha fatta costruire. Conferma e ricicla. Conferma. Materiali sufficienti. Vuoi riciclare il carico per produrre materiali? Sì. Cosa mi... Ah, aspettate, mannaggia, non ho letto. Cosa serve? Che stufa. Non mi dici cosa serve. Ah, i cristalli chirali servono. Ah, beh, vabbè, non avevo capito, ragazzi. Sorry. Vuole 30 di cristalli chirali. Benissimo, è segnato lì sotto, vedete? In basso a sinistra. Dai, costruisci, su, fai il bravo. Che ti ho detto di sì. Ok. 30 cristalli chirali. Vedete quanto servono i cristalli chirali? Diamogliene 30. Addirittura ringraziamenti, ragazzi, avete visto? Risultato del riciclo. Benissimo, a sto punto me la posso costruire, sì, me la prendo e vi faccio, avete visto, due cose, quindi allo stesso tempo. Portiamocelo sulla schiena. Adesso di CCP ne ho due, spero, esatto, vedete? E me li segna. Quindi via di qui andiamo a fare una costruzione qua dietro, così vi faccio vedere due cose. Allora, vi faccio vedere come fare una teleferica da zero, poi vi farò una puntata specifica proprio per fare teleferiche. Vi faccio un taglio su questa puntata qui, così vi rimane solo quello, ragazzi. Nel canale ve la metto. Allora, direi di trovare un posticino un po' più bellino. Io dov'è che ero salito? Da qua, esatto, era qui. Alt, frena. Allora si passa di qui, vediamo un po' che ci ero già passato anch'io. Andiamo a costruirne una di qua.
Vediamo un po', né? Per fare le cose fatte bene. Ecco, l'anziano. Questa qui è la missione dell'anziano. E ce ne sono più di una di missione dell'anziano. Quindi vi faccio vedere quello che vi troverete poi giocando il gioco. Allora, io ero passato di qui, vedete che ci sono le mie impronte blu. Ecco, adesso qua cerchiamo un punto. Ho un filo di giudizio. Non è facile, ma andiamo a cercarcelo. Alte senza ammazzarti, caro mio, e cerchiamo di piantare giù una teleferica, dai, tipo da qua o da qua, per andare su. Mi sembra è un po' più avanti. Qua c'è un bel passaggio, proviamo, dai. Allora ragazzi, cosa facciamo? Premo a destra con la freccia destra, prendo una CCP, vedete che l'ha presa in mano, poi L2 modifica struttura, premiamo verso il basso, freccetta in basso e mi dà, vedete, teleferica. Quindi adesso mi metto qua, guardate, addirittura si può agganciare da là sotto, vedete che spettacolo, Avete visto? Quindi cerchiamo un posto migliore. Qua mi sembrava bello, ma non lo è, perché poi c'è sto sasso qua che ci rompe le scatole. Allora mi sa che mi conviene fare un lavoro, andare su un filino, visto che posso agganciarmi lì. Avete visto che meraviglia, come è utile, passare di qui sarà molto difficile, proprio ce la fa, ce la fa, ce la fa. Che fortuna. Allora andiamo qua sopra, ragazzi. Allora eccola qua, qui non si può, quindi vedete, se vi segna in rosso non potete, quindi saliamo ancora un pezzetto, mettiamola qua, dai, sali, Sam Porter, ecco qua, guardate che meraviglia, si aggancia di sotto e potrebbe andare di lì, però non è abbastanza, quindi io la faccio ancora meglio. Là ce n'è un'altra. Mi piacerebbe andare a prendere quelli, ma vedo che non riesco, quindi vedete, sfruttate, fermatevi un attimo, cerchiamo finché si può, ragazzi, perché guardate cosa andiamo a fare, meraviglioso, con una CCP sola, guardate, avete visto che meraviglia? Guardate, allora, vedete, sfruttiamo il lavoro degli altri. Vi ricordate che da sotto vi ho fatto vedere come funziona? Nella puntata precedente, nella live lunga, che poi vi faccio il taglio. Guardate qua. Quindi premo L2, guardate, mi fa vedere in blu che posso costruire, se no me la metti in rosso. Ma la cosa importante, guardate bene, di questa guida. Allora, vedete, mi posso agganciarla sotto della base e anche, vedete che il cavo va avanti. Non è che faccio un pezzo unico, ma là c'è già un'altra. Cosa vuol dire? Che io, guardate, adesso faccio R2, costruisce, guardate, mi costruisce il palo, guardate qui, con la stampante CCP2 livello 2 avete bisogno, quindi per la trovate nella base, facendo le missioni ve le dà come progetto, e posso da là sotto venire qua e poi andare su, con una sola CCP, avete visto? È meraviglioso, ragazzi, se avete bisogno, qualsiasi cosa, chiedete nei commenti. Fatemi domande su YouTube, vi registrate su YouTube così potete commentare, guardare le live, partecipare alle chat e mi fate le domande che avete bisogno, ok? Perché io ho già finito questo gioco al 100% su PS4 Pro, questa è la Director Cut per PS5, cosa ha delle aggiunte in più, livelli in più, mezzi in più, ha le macchine in più, tante cose in più. PS4, PS4 Pro, PS5, qualsiasi versione giocate, chiedete se avete bisogno. Avete visto come si fanno le teleferiche? Quindi adesso cosa succede? Da qua, allora mettiamo un bel like che è un po' da stupidi, va bene. Uso la teleferica col quadrato, guardate, vedete? Posso andare su se sto girato da questa parte, guardate che meraviglia, o posso andare giù, e adesso non me lo dà, vorrei sapere perché fa i capricci. Da che parte è che non me lo dà? Non me lo dà più. Vabbè, comunque, guardate un po', tanto per farvela facile perché è una guida, non è che posso diventare matto, qua a spiegarvela, vedete? Ci ha portato direttamente qui, e se guardo la mia mappa, guardate dov'è, l'anziano è lì, in un attimo ci arriviamo, cioè, vi siete resi conto? Quindi ragazzi,
Questo è il modo di fare le teleferiche. Avete visto? Adesso ritorno quella lì perché non capisco perché non ce l'ha agganciata. A scendere scende, salire non sale. Come mai? Ah, ecco, adesso va. Guardate. Guardate che roba. Torno giù, vi siete resi conto? Meraviglioso, no? Cioè, avete visto salire, sali, arrampica, ti trova al posto, metti giù la moto. Guardate qua, da sotto si va in cima, ragazzi. È meraviglioso o sbaglio? E adesso non voglio andare di lì, ma me la giro di qua, ecco qua. Quindi ho sbagliato, scusate, col triangolo qua del joystick a sinistra, con la croce direzionale dovete spostarvi sinistro o destra se ne avete più di una. Guardate, tac, torniamo su, ci divertiamo, guardate che meraviglia, cioè vi rendete conto? Saliamo su una montagna come quando andiamo in montagna a sciare, andiamo d'estate, le funivie, tac, spettacolo, guardate qua, è bello, no? Meraviglioso, lo dico sempre. Scendiamo, dai. Andiamo giù a piedi che vado adesso però a riprendermi la mia moto, dai. Cosa che mi interessava era spiegarvi come fare. Adesso torno giù, con un po' di pazienza, perché non voglio andare sotto, voglio recuperare la mia moto, quindi mi tocca andare giù a piedi perché l'avevo messa qua sotto, chiaramente, beh, fa parte del gioco perché comunque per spiegarvi e farvi la teleferica ho dovuto investire un attimino di tempo. Quindi mi raccomando, vedete, registratevi il canale, continuo a dirlo, lo so, ma avete dei vantaggi a registrarvi il canale. Se avete bisogno mi chiedete, scrivete sotto nei commenti, io sono qua. Rispondiamo a tutti, ragazzi. Alla sera facciamo sempre la live, eccola lì la moto sotto in verde, vedete? E andiamo avanti nel gioco. Può esservi utile se trovate qualche punto che non sapete dove andare. Volete anche solo fare amicizia, fare 4 chiacchiere, siamo qua apposta, siamo tutti videogiocatori. C'è chi più giovane, chi meno giovane, non importa l'età, non importa se sei una ragazza o se sei un ragazzo, non ce ne frega niente, siamo qua per divertirci, l'importante è divertirsi, ragazzi, e giocare assieme. Allora, accendiamo la bella moto, che fa i capricci tutte le volte, sia il bimbo che la moto, chi è che è più capriccioso, la moto o il bambino? Bel mistero, Allora, avete visto che spettacolo vi ho fatto vedere, quindi strade e teleferiche, stesso punto. Allora, quindi CCP2 per costruire teleferiche, mentre le stampanti chirali, quelli di fianco alla strada che avete visto che stiamo utilizzando, tipo questa qua che vedete qua, servono per costruire le strade. Allora, adesso cosa mi serve? Ancora la ceramica, che mannaggia non abbiamo, quindi andiamo, visto che siamo qua per costruire le strade, andiamo giù a cercarci la ceramica. Anzi, fermo un attimo che cerchiamo una base qua attorno. Allora, la stazione meteo, potremmo andare là a costruire una bella teleferica. Andiamo sulla stazione meteo, fermo un attimo. Allora, per andare alla stazione meteo è lì. Non c'è la teleferica perché nessuno ci ha pensato, quindi alto un attimo, facciamo come prima, andiamo, aspettate, allora prima di tutto guardiamo qua, in questo bidone cosa c'è? Questi sono magazzini, vedete, armadietto condiviso privato, armadietto condiviso, prendi il carico, vediamo cosa c'è, esoscheletro no, stivali no, ceramica ragazzi, c'è la ceramica. Che fortuna, avete visto? Allora, altro posto dove guardare, mi raccomando, sono gli armadietti per strada. Quindi, indietro, abbiamo una valanga di roba sulla schiena e andiamo subito a metterla giù. Quindi risalgo sulla mia moto, giro indietro e avanti. Dopo voglio andare a fare la teleferica per andare su là, però fermiamoci qua un attimino. Ok.
Non basta ancora, caspiterina, che pazienza che ci vuole. Vedete che... Allora... Abbiamo messo dentro un po'. Allora... Eravamo... Ne servivano 1500, adesso ne servono 400, 500. Arrivo subito ragazzi, un attimo, Eccomi qua, scusate per l'interruzione. Allora, va bene, comunque un bel po' siamo riusciti ad andare a trovare dei pezzi che servivano e allegria. Cosa abbiamo ancora sulla schiena? Che mi sembra un po'... Ah, i metalli abbiamo. Allora, abbiamo i metalli, andiamo a metterli in quello più avanti, va bene? Vedete, è un gran lavoro di pazienza, ragazzi. Però visto che li abbiamo trovati, sfruttiamo. Quindi sto costruendo 2 punti di strada contemporaneamente, come vedete. Più trovo pezzi in giro, più li piglio e vado avanti. Eccola lì l'altra stampante, vedete. Quando avremo finito queste 2 parti qui vanno collegate per la strada. Come vedete siamo molto più indietro, beh è normale, no? Questa è più avanti, più si va avanti, più nessuno ci ha messo mano e la facciamo noi. Allora vedete che pian piano anche qui mancano solo 200 di metallo e 400 e 700 di ceramica. Ci vuole pazienza, ma quando avremo fatto queste 2 parti qui si va da nord a sud, invece di prendere la caccia in moto sali, ecco, bravo. Torniamo indietro, si sta scaricando la moto, mannaggia, speriamo che tenga ancora un po' e poi deve arrivare sulla strada, che la strada è elettrificata, tutto l'asfalto si carica. No dai Sam, tira dritto, su, senza far stupidate. Ecco la strada, dai per favore, ancora un pezzetto, non andare in riserva. Pam! Agganciata ragazzi, entrate in carica, anche se scarica fa niente. Anzi, qui c'è il caso per caricare, andiamo qua, guardate, vedete, queste torri qui sono di ricarica. Vado qua così in un attimo la carico. Benvenuto, Sam Porter. Ci siamo quasi. Allora, l'ho caricata quasi tutta, quindi siamo a posto. Allora, aspettate un attimo, mi servono 2 CCP per andare a fare la teleferica, quindi una l'abbiamo usata lì. Ne prendiamo un'altra. Quindi vedete, è una puntata dedicata alle costruzioni questa, ragazzi. Quindi, fabbrica attrezzatura, facciamone un'altra di queste, ok. Mancano i cristalli chirali che non li ha, quindi conferma e ricicla. Ok, abbiamo visto prima 30 cristalli chirali che vanno stupidate, ragazzi. Vedete che prenderne tanti serve. Cristalli chirali li trovate da 2 punti, sia
per terra, avete visto le piantine che ho fatto vedere, sia me la dà, ok, conferma, ok, sia quando ammazzate le CA ve ne dà tante, quindi prendete sempre più possibile, perché vedete che andando avanti queste cose che costruisco le troverete anche voi nel vostro gioco, perché la condivisione di costruzioni è eccezionale. Quello che vi sto costruendo, se giocate, aprite quando io finisco la partita, le trovate. Allora, facciamo un salvataggio, va che non si sa mai. Allora, adesso io sono qua e vorrei fare una teleferica per andare ad esempio qui. Quindi tettoia, qui c'è un box, qui c'è una scala, quindi andiamo, cerchiamo di andare qui, quindi andiamo in fondo dove abbiamo la nostra asfaltatrice, che è quella che avete visto che abbiamo messo dentro i pezzi poco fa. Anzi, fatti vedere una cosa, per caso ci sono disponibili dei materiali, non ho guardato, ma già che siamo qua, ottieni materiali, i metalli, 50 prendiamoli, sono pochi, fa niente, e le leghe, le resine e le ceramiche non ce n'è. Mannaggia, non l'hanno ancora fatta la ceramica. Vabbè, comunque intanto mi sono preso 50 di metallo, non serve niente, pochissimo, ma visto che dobbiamo andare giù, approfittiamone. Poi quando arrivo su nella base là magari troviamo più cose, Cazzo, mi mangio un biscotto mentre siamo in live. Guardate qui, tengo la scatola di biscotti di Natale, me ne sparo uno nel gargarotto. Guardate qua, volete un biscotto? Un biscotto buonissimo. Allora, bocca piena. Eccolo alla base, vedete l'antenna? Allora, mi sembra che qua, esatto, i metalli li ho già messi tutti, quindi andiamo alla prossima, senza impantanarci nell'acqua. Muoviti. Allora, vado su, mettiamo dentro i metalli quando ci dà l'accesso alla struttura, ci riprendiamo dalle spalle, aggiungi materiali, sono pochi, fa niente, ma ragazzi, tutto fa brodo. Poi in là, devi fare un lavoro, lasciamo qua la moto, è inutile andarci a incastrare, perché tanto c'è pieno di sassi. Andiamo su di qui. Allora direi, anzi, vi direi una cosa, iniziamo da sotto. E visto che qui è una gran rottura di palle, perché devo fare le cose? Facciamole bene. Qui c'è un bel ponte che è sempre il nostro, in costruzione, e a sto punto facciamo una bella cosa. Tiriamo fuori, allora, tasto destro, avete visto prima. La metto qua, la mia bella CCP2. Freccia verso il basso per scegliere la struttura, vedete che dà tutte le cose da costruire, e ferica. Ok. Ora qua non si può, perché c'è un ostacolo, allora proviamo ad andare qua sopra, cerchiamo un punto, come ho fatto prima.
Qua da che parte va a attaccarsi? Vabbè. Comunque, se qui gli piace, mettiamola qua. Allora, vedete? Stiamo costruendo la strada, stiamo costruendo il ponte, stiamo facendo di tutto, ragazzi. E in più mettiamo qua una CCP 2, livello 2 costruisce un oggetto, ne ho prese 2, quindi ecco qua, primo palo della teleferica, voilà. Adesso andiamo avanti e andiamo a costruire il secondo. Andiamo a mettere lì sopra, così un'altra rottura di scatole in meno a farsi tutto sto pezzo. Ma invece a far tutto il giro, no? Quindi poter salire qua è una gran cosa. Sempre più dura. Lo vedete che giro c'è da fare? Infinito? È lunga, no? Andiamo a metterci un bel palone qua sopra. Allora, era qua sotto, no? Quindi, sicuro, eccola là dov'è. Riprendiamo, tasto destro, freccia direzionale a destra, prendo un altro CCP2, proviamo a piazzare qua, non questo, ma una teleferica. Eccola lì che si aggancia, è a 120 metri, allora potremmo andare un po' più su, tipo anche qui. Non gli piace qua. Presenza di un ostacolo, eh? Mannaggia maledetta. Vedete, però alle montagne serve a fare queste cose. Mettiamola qua, dai. Fa niente. Mi accontento, guardate. Che già una bella rottura arrivare qua. Il pezzo è là, quindi la prossima andiamo a metterla là. Adesso aspettiamo che si costruisce, così lo usiamo subito e saltiamo giù. Più ne mettiamo, chiaro che a montagna c'è da mettere a volte uno in meno, a volte uno in più, dipende dalle zone. Guardate qui, uso la teleferica, ci salgo e vado giù. In un botto. Lo vogliamo mettere che in 10 secondi arrivo? Ma non c'è paragone, ragazzi. Adesso mi serve un altro CCP2, me lo vado a prendere. Pensarci ne pigliavo 3. Qui dentro cosa c'è? Andiamo a vedere se per caso c'è qualcosa, eh? No, CCP1 è peccato. Resine no? E vabbè, niente. Non c'è niente che ci serve. Usciamo. Eccoci qua, allora a sto punto vado giù a prendermi un altro CCP2 e vediamo se ci sono degli altri materiali senza ammazzarmi. Dai, giù. Quando non frena, ragazzi, sta moto, la guidabilità è penosa.
Sono al terminale. Ottieni materiali. Allora, vediamo un po' se per caso metalli manco per piangere. E le resine manco per piangere. Manco la ceramica. Ma perché non ci fanno fare le cose? CCP2 incostruibili. Che siamo rovinati, ragazzi. E vabbè. Fregatura. Facciamo un lavoro, va. Salvo. Allora ragazzi, visto che i materiali non ce n'è più, per il momento mi fermo qua in questa live pomeridiana inusuale. Normalmente non lo facciamo di giorno, lo facciamo la sera. Di solito alla sera alle 20:10 circa iniziamo una nuova live con Tecno e il Depo, nostri moderatori ufficiali del canale, che tutti i ragazzi che volete vogliono venire a guardare sia in live a partecipare sia in differita. Potete scrivere i commenti, registratevi su YouTube, ve l'ho già detto mille volte, mi raccomando, fuori col ditino un bel mi piace, condividete su Facebook, su WhatsApp con i vostri amici le puntate, più siamo più ci divertiamo. Sono invitati sia ragazzi che ragazze, tutti, anche i bimbi che vogliono venire a giocare, o gli adulti. Siamo qua per giocare e divertirci. Ciao a tutti, alla prossima, vi aspetto sul canale.